Benvenuti nel video dedicato alla confezione di questa gonna. Nella descrizione di questo video trovate anche il link per la creazione del cartamodello. Io l'ho realizzato con Titicada L3. Per quanto riguarda questa gonna, ho utilizzato per la parte sopra un jeans di medio peso, mentre la fascia sotto l'ho creata utilizzando una mussola di cotone a doppio strato ricamata. Per realizzare questa gonna, oltre al tessuto, occorre una cerniera. Io ho applicato una cerniera classica lunga 20 cm. Non ho applicato telette termoadesive sulla baschina perché già il tessuto è sostenuto. Vediamo assieme come confezionare questa gonna. Queste sono le parti del modello e precisamente abbiamo un davanti e un dietro che sono uguali identici, la baschina del davanti che l'ho posizionata sulla piega della stoffa, la baschina del dietro e la fascia, quella che verrà applicata sul fondo della gonna. Per quanto riguarda le baschine, io ho utilizzato lo stesso identico cartamodello anche per ritagliare le baschine e verranno applicate sulla vita e andranno poi posizionate verso il rovescio del tessuto all'interno della gonna. Il modello è al 50%, ho utilizzato sempre il programma Titicad per creare questo modello. La fascia del fondo vi consiglio di aspettare prima di tagliarla, di fare una prova con la gonna addosso per vedere se la circonferenza del fondo l'avete calcolata giusta e riuscite a camminare in modo agevole. La prima cosa che faccio è prendo il davanti. Questo lato e questo lato sono uguali, identici. Io considero questo il centro davanti e questo il fianco del davanti. Tolgo il cartamodello dalla stoffa, segno con una X il rovescio del tessuto, in questo caso lo segno con una penna che così si vede meglio, sia da una parte che dall'altra. Questo per me è il centro davanti, vado già a metterlo assieme, tutto questo lato, questo fino ad arrivare alla punta. Misuro i margini di cucitura che mi vengono riportati sul cartamodello e li segno tutto lungo questo lato, facendo dei tratteggi tutto lungo questo fino ad arrivare qui, quindi da qui a qui. Poi unisco con degli spilli, prestando attenzione che i margini rimangano perfettamente allineati. Unisco con degli spilli, imbastisco sulla linea che ho segnato con il gesso e cucio a macchina. Cucito e rifinito il lato che io considero il centro davanti, l'ho rifinito anche con la taglia e cuci con i margini uniti. La taglia e cuci ho fatto due cuciture, prima un lato e poi l'altro. Il filo io di solito prendo un ago da lana, lo inserisco e poi lo faccio scorrere all'interno della cucitura del taglia e cuci e poi taglio via il filo rimanente. Stiro, ho già stirato i margini, è indifferente se li stirate da una parte o dall'altra. Prendo la mia baschina del davanti, io l'ho tagliata sulla piega della stoffa in modo che la baschina risulti intera. Questo è il rovescio del tessuto, apro, questo è il dritto del tessuto e questo è il dritto della gonna. Questa è la parte alta in modo da bloccare il centro della baschina con la cucitura centrale della gonna. Così unisco subito il segnetto con la cucitura. L'estremità, prestando attenzione che i margini in alto devono coincidere. Anche l'altra estremità. Potete mettervi, per andare bene, un marcatore qui, quindi col filo da imbastire inserite qui e anche quando sul davanti inserite l'ago col filo da imbastire in questi punti qua del fianco, così questo con questo poi risulterà più semplice farli coincidere.
Quando ho bloccato le estremità e il centro, vado a riportare i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello sulla baschina, tutto lungo la baschina con il gesso. Io lo faccio con la penna così si vede un po' di più, tutto quanto attorno, e poi unisco il restante baschina con la gonna con gli spilli, vado ad imbastire sul segno che ho tracciato con il gesso e poi una cucitura a macchina. Faccio una cucitura a macchina e anche rifinisco questo margine con zigzag oppure taglia e cuci con i margini uniti. Cucita la baschina sulla parte della gonna, questo è quello che si vede sul dritto del tessuto e questo sul rovescio del tessuto, cucita, rifinita e stirata il margine verso l'alto. Quando stiro il margine verso l'alto lo stiro tenendo la gonna sul dritto perché devo vedere la cucitura che tiene assieme le due distesa. Prendo il cartamodello del dietro e anche la baschina del dietro. Ho utilizzato questo come se fosse il centro dietro, questo è il centro dietro della baschina. È indifferente quale lato utilizzare perché anche per il dietro i due lati sono uguali. Mentre per il davanti ho fatto tutta la cucitura fino ad arrivare qua in alto, per il dietro no, perché devo inserire in alcuni centimetri della linea del centro dietro anche la cerniera e io ho fatto in questo modo. La cerniera che ho utilizzato misurava 20 centimetri. Lascio sempre l'apertura 1 centimetro in meno rispetto alla cerniera, perciò 19 centimetri. Ho misurato la baschina escludendo i margini, quindi dall'inizio dove vedo il segno del cartamodello, poi ho proseguito con la misura sulla parte del centro dietro fino ad arrivare ai 19 centimetri. Riporto il segno della cerniera sul tessuto, lo faccio con la penna così si vede meglio, poi riporto i margini di cucitura che mi vengono indicati sul modello, anche questa parte qui dove deve rimanere aperta. Unisco i margini con degli spilli ed eseguo la cucitura a macchina dal fondo, quindi dall'angolino, e mi fermo dove ho il segno della cerniera. Faccio solamente una cucitura a macchina per il momento. Cucito il centro dietro, prendo la baschina del dietro, tolgo il cartamodello, segno una X sul rovescio del tessuto da una parte e dall'altra. Io questo l'ho utilizzato come il centro dietro, faccio anche una righetta così, apro il mio modello con il dritto verso l'alto, questo è il centro dietro della gonna e questo è il fianco. Prendo la baschina del dietro, questo è il centro dietro, quindi andrà posizionato da questo lato, giro dritto contro dritto, blocco i margini di cucitura qui all'estremità del centro dietro con uno spill, subito anche il fianco, prestando attenzione sempre che verso l'alto i margini coincidono. Quando ho bloccato con i primi due spilli mi misuro i margini che mi vengono indicati dal cartamodello, li riporto sul tessuto con tutte lineette con il gesso, imbastisco, faccio la stessa identica cosa dall'altra parte, quindi prima li blocco, segno, faccio la cucitura a macchina sul segno del gesso e poi rifinisco con taglia e cuci. Cucite la baschina del dietro sulla parte della gonna sotto. Questo è quello che si vede sul rovescio. Ho rifinito anche con taglia e cuci e ho stirato i margini verso l'alto. Ho stirato anche i margini del centro dietro aperti. La parte finale della gonna, questo lato corto, vado a rifinirlo o con taglia e cuci zigzag con i margini uniti, mentre la parte, quella più lunga, questa, bisogna rifinirlo con i margini aperti, perché poi va applicata la cerniera, quindi fate attenzione se fate con taglia e cuci che non dovete tagliare via tanto margine perché vi serve per applicare la cerniera. Questa parte non vado a rifinirla per velocizzare il video. Prendo la parte del davanti, questo è il dritto del dietro, questo è il dritto del davanti.
posiziono dritto contro dritto e unisco i due fianchi. Bisogna fare attenzione ad una cosa, che le cuciture delle baschine devono coincidere, quindi guardare molto bene in questo modo che le cuciture coincidano. Poi con uno spillo entro dove c'è la cucitura della prima baschina e deve fuoriuscire sulla cucitura della baschina sotto. Questo è molto importante ed è il primo punto da posizionare. Poi posiziono la parte della vita, il fondo della gonna, prendo il cartamodello, misuro i margini che mi vengono indicati dal cartamodello, li riporto tutto lungo il fianco con il gesso e il metro, imbastisco e cucio a macchina tutto questo lato e anche questo lato qui. La stessa identica cosa dall'altra parte, sull'altro fianco, prestando sempre attenzione alla cucitura, blocco con uno spillo le baschine, la vita e il fondo, riporto i centimetri, imbastisco e cucio a macchina. Cucito e rifinito i fianchi della gonna, e questo è quello che si vede sul dritto del tessuto. Baschina allineata sia da una parte che dall'altra. Ora vado ad applicare la cerniera. Prima però di applicare la cerniera, per fare in modo che anche la baschina del dietro, quando la cerniera è applicata, coincida, vado a chiudere l'apertura della cerniera con un punto lungo della macchina da cucire. Vi ricordo prima di rifinire questi lati, come vi ho detto prima, o con lo zigzag o con la taglia e cuci con i margini aperti. Anche qui bisogna prestare attenzione che la cucitura della baschina con la cucitura della baschina coincida. Si blocca con uno spillo, si segnano i margini di cucitura e con il punto più lungo della macchina vado a unire questo restante centro dietro. Il video per quanto riguarda l'applicazione della cerniera e l'applicazione della baschina qui in alto continua con la gonna, quella che avete visto nella fotografia. Questo è il centro dietro dove vado ad applicare la cerniera. Prima ho cucito il centro dietro fino ad arrivare a questo segno. Da questo segno alla vita ho cucito anche questa parte con la macchina, però il punto più lungo, ed ho unito le due parti perché la cucitura della baschina sul dritto, in questo modo, poi quando vado ad applicare la cerniera mi rimane allineata. Ho segnato con il gesso dove sono arrivata con la cucitura del centro dietro. Qui in alto ho segnato i margini di cucitura della baschina, aggiungendo mezzo centimetro. I margini che mi venivano indicati al cartamodello sono 1,5 centimetri e io ho fatto il segno con il gesso mezzo centimetro più in basso, quindi a 2 centimetri. Poi vado ad inserire all'interno della vita un qualcosa che mi separa dal sotto, quindi un quaderno, un qualcosa che vi aiuti in questo modo. Prendo la mia cerniera, l'apro, questo è il dritto della cerniera, la capovolgo, inizio a bloccare il ferretto in alto della cerniera con il segno del gesso e faccio in modo che i denti siano allineati esattamente alla mia cucitura. Prima faccio questo passaggio con gli spilli, poi faccio un'imbastitura tenendo tutti e tre gli strati, quindi cerniera, margine e anche la gonna. Bisogna proprio fare attenzione che i denti siano perfettamente allineati. Quando ho fatto questo passaggio con gli spilli e l'imbastitura, vado a chiudere la cerniera, quindi porto verso l'alto il cursore e vado ad imbastire l'altro lato. Quando ho imbastito anche l'altro lato, la cucitura a macchina io l'effettuo sul dritto del tessuto.
si può utilizzare il piedino per cerniera, oppure chi ha la possibilità di spostare il lago può anche utilizzare il piedino standard spostando l'ago. Guardo bene e me lo segno con uno spillo fin dove mi arriva la cerniera, quindi dove ho il segno che ho fatto con il gesso. Faccio fuoriuscire uno spillo, vedo dove fuoriesce lo spillo, mi faccio un segnetto con il gesso, perché io parto dal basso a fare la cucitura verso l'alto e poi l'altro nastro sempre verso il basso e vado verso l'alto. Se volete potete, quando iniziate la seconda cucitura, partire dalla prima, fare la travetta orizzontale e poi proseguire verso l'alto. Fate sempre attenzione quando fate la travetta orizzontale che non ci sia il fermo della cerniera in metallo, perché altrimenti rompete l'ago. Prima parte della cerniera imbastita. Ora chiudo la cerniera, tiro sul cursore e vado ad imbastire il secondo nastro. Secondo nastro imbastito. Prima di andare a cucire a macchina, innanzitutto ho segnato la partenza verso il basso e poi vado ad aprire, quindi togliere un po' di cucitura qui in alto, almeno 4-5 centimetri, in modo che quando io arrivo vicino al cursore, questo sotto, ho la possibilità, lasciando l'ago giù della macchina da cucire, di fare scorrere il cursore verso il basso, perché altrimenti se voi lo lasciate nella sua posizione vi fa spostare il piedino verso destra, ve lo sposta perché ha un ingombro. Quindi mi raccomando, ricordatevi di togliere un po' di cucitura. In questo modo, cerniera applicata, baschina allineata. Questa è la baschina interna, il cartamodello è lo stesso identico utilizzato per tagliare la baschina esterna. Vado a togliere il cartamodello dalla stoffa, questa è la baschina del davanti messa sulla piega della stoffa, faccio una X sul rovescio del tessuto, la stessa identica cosa per le due baschine del dietro. Fare attenzione per quanto riguarda la baschina del dietro che il dritto filo, questa la parte dritta, è il centro dietro. Io segno con una X il rovescio e anche il lato del centro dietro. Prendo la mia baschina del davanti, la apro con il dritto rivolto verso l'alto, prendo la baschina del dietro, questo è il centro dietro e questo è il fianco, questo è il dritto, metto dritto contro dritto e unisco il fianco. Misuro i margini di cucitura che mi vengono riportati sul cartamodello con la riga e il gesso, li riporto, unisco per bene con gli spilli, vado ad imbastire sulla linea del gesso e eseguire una cucitura a macchina e rifinisco i margini con zigzag oppure taglia e cuci. Nello stesso identico modo applico l'altra baschina del dietro, dritto contro dritto, fianco contro fianco, riporto i margini di cucitura, sblocco con gli spilli, imbastisco, cucio a macchina e rifinisco con taglia e cuci e zigzag. Cucito la baschina del davanti con il dietro, ho stirato i margini di cucitura rivolti verso il centro davanti, perché i margini della gonna invece li ho rivolti verso il dietro, così quando vado a unire la baschina con la gonna ho le cuciture una opposta all'altra e fa meno spessore. Dopodiché ho rifinito anche il fondo con la taglia e cuci. Oppure lo rifinite con zigzag. Si può anche applicare un nastro sbieco, bisogna fare attenzione che se si ha un tessuto leggero si rischia poi che il nastro sbieco si veda sul dritto, fa spessore, fa tipo un gradino sul dritto. Non ho applicato nessuna teletta termoadesiva nella baschina, né questa che è quella interna né quella della gonna, perché questo comunque è un jeans, quindi non volevo irrigidire ulteriormente il tessuto. Ora prendo la gonna e vado ad applicare la baschina alla vita. Prendo la gonna, apro la cerniera ed inizio da là dove ho la cerniera all'estremità, dritto contro dritto,
Qui io ho 1,5 cm di margine, che è questo della baschina dietro. Questo 1,5 cm lo segno sulla mia baschina e lascio sporgere questo 1,5 cm, quindi il segno del gesso lo metto perfettamente con la piega della mia stoffa del centro dietro, in questo modo. Margine con margine devo far coincidere. Poi quando ho unito questa estremità con lo spillo, unisco subito la cucitura del fianco con la cucitura del fianco. Come vi dicevo, questo è il margine che gira da una parte e quello sotto dall'altra parte. Unisco cucitura con cucitura e inserisco uno spillo in verticale in modo da far coincidere le due cuciture, sempre prestando attenzione che i margini verso l'alto coincidano. Vado a unire l'altra cucitura del fianco, sempre prestando attenzione che coincidano, unisco con uno spillo in verticale l'altra estremità della baschina, che è il centro dietro. Anche qui segno il 1,5 cm che farò sporgere dalla piega dove ho applicato la cerniera, in questo modo. Dopodiché unisco la restante baschina alla vita, unendolo tutto con gli spilli. Vado a misurare i margini di cucitura della vita e li riporto tutto con il gesso e il metro lungo tutta la vita. Imbastisco sul segno del gesso, cucio a macchina e poi non rifinisco con taglia e cuci, ma andrò a tagliare il margine e lascerò solo mezzo centimetro dalla cucitura. Baschina cucita. Io ho utilizzato anche questo nastro dritto filo che è trasparente. Si può anche utilizzare del nastro in organza perché rende stabile la vita, anche se questo tessuto non era molto cedevole, però io preferisco utilizzarlo. Essendo trasparente non serve neanche imbastirlo perché si vede sotto l'imbastitura effettuata. Io glielo appoggio sopra, lo tengo leggermente teso e vado con la macchina da cucire. Ora taglio il margine, lascio solo mezzo centimetro, però prima di tagliare vi consiglio di controllare la cucitura dove c'è la cerniera siano allineate. Dopodiché vado a tagliare e lascio un mezzo centimetro di margine rispetto alla cucitura. E poi stiro i margini aperti. Quando ho tagliato apro e col ferro da stiro li stiro aperti. Stirato la baschina aperta, i margini, ho anche ripiegato all'interno i margini della baschina. Qui si avvolge la cerniera in questo modo e porto all'interno la baschina tutta attorno, in modo che la cucitura rimanga leggermente spostata verso l'interno di 1,2 millimetri, in questo modo. Così vedo il tessuto della gonna che fuoriesce e sul dritto del tessuto non devo vedere la baschina. Unisco il lato della baschina lungo la cerniera in questo modo, lasciando sporgere la cerniera un mezzo centimetro. Unisco inizialmente con gli spilli tutto lungo la cerniera in questo modo, poi questa parte qui la fisso con un sottopunto, quindi con ago e filo a mano con un sottopunto. Attorno alla vita inizialmente metto degli spilli, poi imbastisco lungo tutta la vita ed eseguo una cucitura a macchina. La cucitura a macchina però la effettuo dalla parte del dritto, in questo modo. Tengo come riferimento il margine, appoggio il margine del piedino sul margine della mia stoffa
in modo che la cucitura a macchina mi venga interna di un mezzo centimetro, è la distanza del mezzo piedino praticamente, e faccio la cucitura da dove vedo la cucitura della cerniera tutto attorno fino ad arrivare l'altra estremità dove ho l'altra cerniera. Lungo questi lati, come ho già detto, rifinisco a mano, dopodiché blocco anche la baschina interna, la lascio giù distesa in questo modo. Vi ricordo però dopo aver effettuato la cucitura, così è tutta bloccata in vita. Metto degli spilli in modo da bloccarla tutto lungo la parte del fondo, dopodiché giro sul dritto ed eseguo una cucitura a macchina 2-3 mm verso l'alto rispetto alla cucitura che tiene assieme la baschina esterna con la gonna, qui così, in modo da tenere bloccato verso il basso la baschina della vita. Se non volete fare la cucitura esterna, andate a bloccare con dei puntini dove ci sono le cuciture, i margini dei fianchi, e rimane libera qui sotto. Questo è il fondo della gonna. Quando ho costruito il cartamodello vi ho detto che questo lato, questi due lati andavano uniti tra di loro per alcuni centimetri. Nel mio caso avevo calcolato 13 centimetri e 13 centimetri, e si fa in questo modo. È questa parte qui e la devo fare nelle 4 parti che trovo uguali. Unisco dritto contro dritto, così unisco anche la cucitura. Metto degli spilli. Nel mio caso avevo misurato, calcolato i 13 centimetri, che in questo caso, che è in miniatura del 50%, sono 6,5, ed eseguo una cucitura a macchina in questo modo. Misuro i margini che mi vengono indicati, li riporto sul tessuto, quando arrivo ai centimetri che avete stabilito, la cucitura deve essere fatta in questo modo: arrivo sui centimetri stabiliti e poi esco dal tessuto, devo formare un angolo retto. Quindi con l'ago arrivo qui, alzo il piedino, faccio girare il tessuto e proseguo fino al fondo della gonna, e questo lo devo fare per i 4 vertici che trovo, questo e questo. La stessa identica cosa, vado a cucirlo a macchina. Poi la gonna la dovete provare a vedere se riuscite a camminare agevolmente. Poi vi faccio vedere come rifinire e applicare la fascia del fondo. Se vedete che non riuscite a camminare agevolmente, bisogna la cucitura ridurla, e ridurla su tutte e 4 le cuciture che avete fatto. Quindi la cosa che conviene inizialmente è imbastire prima di andare a fare la cucitura definitiva. Dopo aver provato la gonna e verificato che la circonferenza del fondo sia sufficiente per camminare agevolmente, si fa la cucitura a macchina e si esce ad angolo retto. Che voi la parte questa la rifiniate con la taglia e cuci o con lo zig zag, prima dovete fare un taglietto che va in diagonale verso la cucitura, verso l'angolo della cucitura, in questo modo. Questo è il risultato con la taglia e cuci. Tagliando in diagonale si riesce a rifinire dall'inizio alla fine con la taglia e cuci senza problemi. Se non si sono apportate modifiche sul fondo della gonna, si ritaglia come da cartamodello la fascia del fondo. Io l'ho posizionata sulla piega della stoffa, tolgo gli spilli, segno una X sul rovescio della fascia, tengo unita, misuro i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello e li riporto
sul tessuto con il metro e il gesso, tutto lungo il lato, imbastisco e cucio a macchina. Cucito e stirato i margini aperti e non li rifinisco. Piego la fascetta, rovescio contro rovescio e unisco con gli spilli in alto qui dove ci sono i margini aperti. Unita con gli spilli all'estremità, divido la fascetta in quarti partendo dalla cucitura, piego a metà, la piega che si forma la segno con il gesso, unisco il segno con il gesso con la cucitura e le due pieghe che si formano le segno anche queste con il gesso, così ho suddiviso la fascetta in 4 parti uguali. Prima di applicare la fascetta al fondo della gonna, così si va meglio dopo, vado anche a riportare i margini di cucitura, li misuro e li riporto tutto attorno con il gesso. Io faccio solamente alcuni trattini, così. Voi riportatelo tutto attorno. Poi prendo la gonna, questo è il rovescio della gonna e questo è il fondo della gonna. Dovete fare attenzione dove avete le cuciture dei fianchi. Prima vado a individuare dove c'è il centro dietro, dove è stata applicata la cerniera. Questo è il centro dietro, questi sono i due fianchi. Inserisco in questo modo, allora prima giro la fascetta in modo da avere gli spilli, anche il segno del gesso verso, diciamo, l'interno della fascetta. Inserisco la fascetta sul fondo della gonna, unisco subito la cucitura della fascetta con un fianco, in questo modo, prestando attenzione che i margini verso l'alto coincidano. Poi unisco la metà della fascetta, quindi il segnetto che avevo fatto, con l'altro fianco. I margini li girate, li lasciate girare come li avete stirati e poi applico gli altri due segni che ho fatto con il centro davanti e il centro dietro. Unito questi 4 punti, unisco tutta il restante fascetta sul fondo della gonna, sempre con gli spilli. Poi dove ho il gesso imbastisco, cucio a macchina e rifinisco i margini con zig-zag o taglia e cuci. Vi consiglio di cucire la fascia sul fondo tenendo verso di voi la gonna, in modo che quando arrivate qui dove c'è il taglietto riuscite a tenere la parte, questa che io ho del margine, piegata, in modo che la cucitura vada proprio esattamente sopra dove c'è l'angolino, come in questo modo, e riuscite a vedere il margine che non venga preso dentro, quindi lo tenete staccato un pochino, in questo modo. Quando avete fatto la cucitura a macchina, rifinite o con zig-zag o con taglia e cuci, prestando sempre attenzione a questi margini qui che rimangano staccati, di non prenderli dentro. Fascia applicata, fondo terminato. Spero di esservi stata utile ai prossimi video. Ciao ciao!